Aggiornamento di inizio settembre con il nostro file degli abbonamenti televisivi dove vedere tutte le partite dell'Inter cercando di risparmiare il più possibile. Ecco, vi dico subito che con l'inizio di settembre sono scadute praticamente tutte le offerte estive e allora i prezzi sono nuovamente aumentati, facendo scatenare una polemica sui social da parte dei tifosi che francamente capisco, una polemica che alcuni giornalisti, alcuni colleghi hanno riportato all'amministratore delegato della Serie A De Siervo. Vi faccio ascoltare la domanda e la risposta di De Siervo grazie al video del nostro amico e collega Leonardo Zullo. Ascoltate bene. Al di là di quello che potrebbe essere l'aiuto tecnologico, anche con una politica dei prezzi diversa per il calcio, magari più bassa, quindi permettendo ad una platea maggiore di accedere in maniera legale al prodotto calcio. Il problema è un po' l'uovo e la gallina, nel senso che è chiaro che se pagassimo tutti pagheremmo meno. Il problema è che il calcio ha dei costi che sono quelli che tutti conoscono e che sono sotto gli occhi di tutti. Comprare un giocatore competitivo significa pagarlo quello che il mercato dice e quel costo lì il club deve necessariamente coprire quel costo con i biglietti allo stadio e con quelli che sono i ricavi da televisione. Quindi è un meccanismo in cui facendo cultura, spiegando alle persone che si paga tutti, pagando tutti, i prezzi nel tempo si abbasseranno. Ecco, amiche e amici passione interisti, ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale. Clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. Vi chiedo anche subito una vostra opinione su queste dichiarazioni di De Siervo, che magari analizzeremo in maniera più approfondita con tutto questo tema anche nella diretta delle 19:30. Io intanto sollevo due spunti da queste parole. Il primo: se paghiamo tutti, paghiamo meno. Magari mi verrebbe da dire, nel senso che ad un certo punto secondo me diventa anche controintuitiva questa dichiarazione. De Servo immagino avrà fatto i suoi studi per arrivare a questo tipo di dichiarazione. A me invece viene in mente, ma se tutti paghiamo, questa cosa va un pochino contro le logiche del mercato, nel senso che se a questo prezzo, che secondo molti è alto, poi tutti iniziano a pagare come si augura la Serie A, chi fa i prezzi allora secondo me si ritrova a dire allora sto sottostimando addirittura il mio prodotto che sto vendendo perché c'è una forte domanda, tutti stanno pagando quel prezzo, allora perché dovrei abbassarlo ulteriormente? Anzi, probabilmente lo alzo ancora. Quindi questa è una prima cosa che mi stona molto. L'altro passaggio che mi ha fatto un pochino riflettere è quando dice comprare un giocatore oggi competitivo significa pagarlo quello che il mercato dice, quindi i club devono poi coprire i costi che sostengono per comprare questi grandi giocatori con i ricavi dallo stadio e i ricavi dai diritti televisivi. Allora mi viene da chiedere, la domanda che io faccio è: come si spiega che negli ultimi anni i principali club hanno attuato una politica, di contenimento dei costi? Lo vediamo sulla nostra stessa Inter, ma tanti club hanno ridotto la spesa e stanno cercando di ottimizzare i costi e tanti campioni hanno lasciato il nostro campionato, per citarne uno, Cristiano Ronaldo, che è stato quello che ha fatto un po' scattare ulteriormente in alto i diritti televisivi, visto che attirava tanto anche dall'estero e non c'è più dal 2021, eppure in questi anni i prezzi sono aumentati di anno in anno, ma anzi non solo di anno in anno, perché appunto come vi dicevo sono scadute le offerte estive che vi avevo proposto da fine giugno e anche ad inizio luglio. Ecco, ci ritroviamo a settembre che magari qualcuno di quelli che ci stanno, dei tifosi, delle tifose che ci stanno seguendo, sono rientrati dalle ferie, vogliono attivare ora i propri abbonamenti per seguire la stagione da adesso e si ritrovano con dei prezzi che sono ulteriormente rialzati rispetto alle offerte estive. Ma non solo sono rialzati, mentre vi condivido anche lo schermo con il file riepilogativo aggiornato il 5 settembre che vi lascio con il link in descrizione come sempre, completamente gratis. In descrizione trovate il link per accedere a questo file che riceverete via email sostanzialmente, e nella tabella riepilogativa potete già consultare chi trasmette che cosa, in modo da capire quali sono gli abbonamenti che ci servono, ma poi dopo ci sono tutte le combinazioni. Vi dicevo però, ci sono due problematiche secondo me molto importanti, oltre a quelle dei prezzi, a quelle che abbiamo già affrontato in altri contenuti, come ad esempio la necessità di fare tanti abbonamenti, che secondo me non per tutti è così semplice gestire così tante piattaforme differenti. Ma due cose che mi hanno infastidito in queste ore. La prima: diversi servizi in abbonamento, tra cui Sky e non solo, hanno in questo momento un pochino nascosto i prezzi, cioè
per riuscire a scoprire quali sono le varie offerte attive in questo momento, mi sono dovuto anche iscrivere nuovamente alle piattaforme, quindi ho dovuto creare degli altri account, altri indirizzi mail per poter fare una nuova iscrizione, altrimenti risultava il mio account già attivo e non avevo accesso a quelle offerte lì. Quindi io, per fare un po' una simulazione per voi, diciamo, per chi ci segue, ho dovuto fare altri account, iscrivermi nuovamente alle piattaforme e ho dovuto poi andare a spulciare in profondità sul sito per cercare le offerte. Non mi sembra una gran bella cosa, io mi aspetterei un accesso un pochino più comodo ai vari prezzi per una persona che vuole abbonarsi. Chiaramente Sky è in una posizione di forza, ha l'esclusiva della Champions League, se sei interessato alla Champions League, devi per forza fare questo. C'è l'alternativa Now TV, ma tra poco ci arriveremo, ma tendenzialmente immagino che in molti si abboneranno a Sky, che è quello più famoso. La seconda cosa da sottolineare è: gran parte di questi servizi hanno ormai dei vincoli anche piuttosto importanti, 12 o 18 mesi addirittura, e per accedere ai prezzi migliori, come sottolineo in questa tabella che è sempre dedicata a chi attiva un nuovo abbonamento. Se avete altre offerte in corso, io ragazzi non sono in grado di fare tutte le singole previsioni con le singole situazioni di ognuno, quindi faccio le previsioni per chi attiva un nuovo abbonamento in questo momento. E per chi attiva un nuovo abbonamento in questo momento, per accedere ai prezzi un po' più convenienti, ecco, su molte piattaforme bisogna vincolarsi per 12 o addirittura 18 mesi. Quindi che significa? Che chi si abbona oggi si ritroverà inevitabilmente a dover rivedere la propria offerta al termine dei 12 o 18 mesi, quindi durante la stagione 25-26, cioè con la stagione 25-26 che sarà già iniziata. E per di più non potrà beneficiare di eventuali sconti estivi, che solitamente ci sono delle offerte estive piuttosto convenienti, e se proprio vorranno accedere a quelle offerte dovranno pagare delle penali per liberarsi da questi abbonamenti qui vincolati. Quindi chi non ha fatto gli abbonamenti durante questa estate, già oggi pagherà un po' di più rispetto a chi si è abbonato in estate, e poi con ogni probabilità pagherà di più anche l'anno prossimo, di fatto, visto che avrà dei vincoli in essere. C'è una possibile scappatoia a tutto questo e tra pochissimo ci arriviamo. Io qui vi faccio notare semplicemente che nella tabella che c'è nel file troverete poi tutti i dettagli. Per qualsiasi informazione potete contattarci anche a community@passioneinter.com, mi raccomando. Um, Gli abbonamenti che ci interessano di più e che sono aumentati: Sky Sport è aumentato. Io non lo faccio per pubblicità, anzi vi dico che la mia esperienza, anche per dirvi un po' come mi sono mosso, io ho attivato Sky Sport più Sky TV base con l'offerta Sky Stream, cioè con il decoder che è collegato via internet, e ho avuto il primo mese gratis e 24,90 € al mese. Adesso questo pacchetto è salito a 29,90 €, sia nella formula con la parabola sia nella formula Sky Stream via internet. Quindi già qui 5 € al mese di base è aumentato, sempre ricordando che Sky è vincolato per 18 mesi e poi salirà a 56,90 se non fate la disdetta. È aumentato di qualcosina anche il pacchetto che include Sky Sport, Sky Calcio e Sky TV. Io vi dico già che se volete risparmiare, avere Sky Sport e anche Sky Calcio non vi conviene, perché comunque Sky Calcio, a meno che non siate interessati alla Bundesliga, alla Premier, eccetera, trasmette 3 partite di Serie A che però già avete sul pacchetto DAZN, che è fondamentale per guardare la Serie A, perché senza DAZN non potete guardare tutte le partite dell'Inter. Infinity Plus non ci interessa quest'anno, come detto. Amazon Prime invece sì, è rimasto stabile. I prezzi di DAZN sono rimasti stabili, ma c'era stato un aumento già in estate, quindi trovate tutta la tabella per DAZN. Cosa è aumentato? È aumentato TeamVision intanto, perché non c'è più quell'offerta del primo mese gratis, 3 mesi scontati e poi sale di nuovo. Sarà invece automaticamente 24,99 € al mese per 6 mesi e poi 34,99 € al mese per 6 mesi, per un totale di 359 €. Quindi questo è aumentato lo stesso di una ventina di euro, mi sembra, anzi di un 40 € in un anno più o meno come offerta complessiva. È aumentato anche il TeamVision con DAZN, sempre pagato annualmente, ed è aumentato anche Kena TeamVision Summer, che è la stessa proposta di TeamVision, ma tramite l'operatore Kena, che mette a disposizione solo DAZN standard, cioè il DAZN che potete utilizzare con un unico account, mentre TeamVision c'è un unico account in contemporanea, un unico schermo in contemporanea alla volta. TeamVision invece permette di avere anche DAZN Plus, cioè l'offerta che potete anche eventualmente condividere
dire, ma io non ve l'ho detto. Qui trovate quindi sostanzialmente tutti i prezzi aggiornati. In basso, come sempre, trovate tutte le varie combinazioni. Le varie combinazioni, per risparmiare il più possibile, sempre tenendo fede a quello che è il principio da cui nasce questo contenuto, cioè come vedere tutte le partite dell'Inter. Consapevoli che l'Inter giocherà campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Mondiale per club. Il Mondiale per club non sappiamo ancora dove sarà trasmesso e anche questo è un tema. Io oggi mi vincolo a delle piattaforme, poi non so dove sarà il Mondiale per club e ne dovremo parlare. Sky Sport ci serve in questa prima soluzione per la Champions, ha un vincolo di 18 mesi per bloccarlo a questo prezzo. DAZN Standard ho messo la versione base per avere una prima idea, Amazon Prime e Italia 1 Mediaset per le competizioni, la Coppa Italia eccetera. Questa è la versione più standard possibile degli abbonamenti ed è salita da circa 72 euro mi sembra in precedenza a 79,88. Questa è la formula veramente standard base per seguire le partite. Now TV, come detto, costa un po' meno rispetto a Sky perché, ha gli stessi contenuti di Sky Sport, quindi potete vedere, le stesse partite di Champions che vedete su Sky Sport. Qualcuno mi ha chiesto se conviene fare Now TV o, Sky Sport. Intanto controllate che nel momento in cui andrete a seguire questo contenuto, perché magari non tutti ci seguono proprio nel momento esatto in cui esce il contenuto, siano ancora attive queste offerte. Vale soprattutto per Sky e Now TV che, anzi soprattutto per Sky che cambia spesso. Now TV è invece un pochino più stabile. Now TV, per la mia esperienza, ecco, al momento Sky Stream non ha quel vantaggio in termini di, ritardo dal live partita, tale per cui mi porta a dire che è stato un buon investimento. Cioè, io ho fatto Sky Stream pensando che rispetto a Now TV fosse più in presa diretta. Invece per i primi test che ho fatto mi è sembrato comunque un ritardo anche su Sky Stream, abbastanza corposo, abbastanza sensibile rispetto a per proprio al live della partita. Quindi se non vi interessa essere proprio vicini all'azione in tempo reale, ma vi interessa risparmiare, valutate seriamente l'opportunità Now TV anziché Sky, perché potreste risparmiare qualcosa, è in ritardo sì, ma ci passate sopra se non è così importante per voi. In questo caso Now TV ha un vincolo di 12 mesi, visto che ormai tutte le piattaforme o quasi hanno dei vincoli, e costa 14,99 € al mese. Se invece lo fate senza vincoli, Now TV costa 24,99 € al mese. Se lo volete senza vincoli, che lo potete disdire quando volete. Questo è un tema da tenere d'occhio. Altre soluzioni le trovate qui. Qui per esempio ho fatto il calcolo con TeamVision, l'offerta annuale, e poi diviso 12 mesi andrebbe a costare 29,99 scusate, per un totale di 59,88 € nell'accoppiata con Sky Sport. La soluzione più economica continua ad essere quella con TeamVision in offerta, Prime Video e Now TV, che stiamo appena sotto i 50 € al mese, ricordando sempre che, con la possibilità se siete studenti, se avete, uno studente in casa, Prime lo potete pagare un pochino meno, però ci sono sempre questi vincoli un po' su tutte le piattaforme. Qual è la possibile scappatoia in definitiva? Dopo io vi lascio qui ragazzi sempre la possibilità di fare i vostri calcoli anche con le piattaforme Plus e quindi quelle Plus le potete poi condividere e fate voi i vostri calcoli. Io qui metto sempre le soluzioni standard da cui partire, ricordandovi che nell'offerta TeamVision sono inclusi anche altri pacchetti di abbonamento che, per esempio, se voi già pagate un account Netflix con pubblicità, magari vi potrebbe convenire disdire quello e fate tutto in un unico pacchetto. Fatevi anche questi calcoli comunque. Però in definitiva quale può essere la scappatoia? Visto che siamo già a settembre, e si tornerà in campo, adesso siamo in piena sosta per le nazionali, si tornerà in campo, quindi tra qualche giorno vi potrebbe convenire fare dei calcoli su quando attivare degli abbonamenti mensili anziché quelli vincolati, perché appunto la stagione di Serie A si chiuderà a fine maggio, quindi fare magari un abbonamento annuale e poi usufruire del pacchetto solo fino a fine maggio, potrebbe ecco non essere conveniente. Buttereste via, tra virgolette, "dei mesi". Quindi fatevi magari anche il vostro calcolo su quanti mesi vi serve effettivamente l'abbonamento, quanto andate a pagare
in un anno se fate quell'abbonamento che potete disdire quando volete, e se questo vi conviene, ecco, potete riuscire a risparmiare qualcosa rispetto agli abbonamenti che vi vincolano in un anno, che magari come prezzo è più allettante perché vi dicono pagate 34,99 al mese se lo fate vincolato anziché 44,99, però voi potete dire ok, io lo attivo prima di Monza Inter e lo disattiverò al termine dell'ultima giornata di campionato. Facendo questo calcolo è vero che ogni mese pago di più, però magari gli altri mesi non mi servono e vado alla fine a risparmiare. Questo vale un pochino per tutte le piattaforme. Qualcuno ha provato anche a attivare e riattivare gli abbonamenti Prime in base a quando l'Inter avrebbe giocato su Prime Video. Quest'anno il problema è che l'Inter giocherà spesso su Prime Video. A quanto pare già 3 delle prime 6 partite di Champions saranno trasmesse su Prime Video, e qui anche perché evidentemente l'Inter è più seguita e Prime Video snobba altre squadre come il Milan, ad esempio, che invece nelle prime 6 partite non verrà mai trasmesso. È il prezzo da pagare per essere una grande squadra. Però ecco, questo è un po' il riepilogo con le nuove offerte e tutti gli aggiornamenti. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate nei commenti, se nel file volete suggerirci altre migliorie e altre opzioni che possiamo mettere, fatemelo sapere, così cerchiamo di fare un lavoro sempre più grande, sempre più profondo per la nostra community, cercando di aiutare un po' tutti voi, ecco, ad ottenere le migliori offerte. Ripeto, in descrizione trovate il link per scaricare gratuitamente il file con tutti i dettagli degli abbonamenti televisivi. Io vi lascio con un altro approfondimento che trovate sempre in descrizione se volete continuare a parlare di Inter insieme a noi. Oggi lo abbiamo fatto in una maniera differente, comunque per chi ci ascolta in podcast trovate un altro approfondimento qui sotto, per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.